Questo stupefacente cameo intagliato in un solo grande pezzo di agata è senza dubbio la gemma più famosa arrivata fino a noi dall'antichità. Nella faccia interna della tazza 8 personaggi compongono una scena allegorica ambientata in Egitto. Si tratta forse di una scena che celebra la fertilità del Nilo, fiume incarnato dal personaggio seduto con la cornucopia in mano. Questa statua, alta quasi 2 metri, pare racchiuda una delle più complete rappresentazioni antiche dello zodiaco giunte fino a noi. La scultura rappresenta il gigante Atlante che, secondo la leggenda, ricevette in punizione da Zeus, a causa della sua ribellione contro gli dei, il compito di reggere sulle spalle la volta del cielo. E proprio nel globo ritroviamo i simboli dello zodiaco. Per gli artisti del Rinascimento e del Barocco, che lo ammirarono per 2 secoli nel cortile di Palazzo Farnese, questa era la scultura antica più famosa. La statua è opera dello scultore ateniese Glicon, figura pensosa, quasi malinconica, rappresenta Ercole dopo l'ultima fatica dei pomi delle Esperidi. Questo gruppo scultoreo rappresenta i 2 tirannicidi, Armodio e Aristogitone, 2 aristocratici che attorno al 514 a.C. uccisero Ipparco, fratello del tiranno ateniese Ippia, nell'ambito di una serie di giochi di potere. I 2 uomini sono qui rappresentati nell'atto dello scagliarsi contro Ipparco. Notate la tensione psicologica dei gesti, l'impetuosità trattenuta pronta a scattare per compiere l'omicidio. Questo è il più celebre mosaico proveniente dalla casa del Fauno di Pompei, la dimora più sontuosa della città. L'episodio fissa lo scontro tra Alessandro Magno, in sella al suo bucefalo, e Dario III, re dei Persiani. Il mosaico è impressionante per la sua monumentalità e per il virtuosismo tecnico che vede l'accostamento di tessere piccolissime, le quali lo rendono simile a un dipinto. Questo affresco proviene dall'edificio pubblico di Ercolano noto come Basilica. Il riquadro rappresenta Ercole nell'atto di ritrovare il figlio eletto Telefo, allattato da una cerva. La scena si svolge alla presenza di una solenne figura di Arcadia, di un satiro e di una figura alata. Tra il bimbo e il padre invece vediamo l'aquila di Zeus. Il doriforo di Policleto, che tradotto sta a significare portatore di lancia, è una statua realizzata dallo scultore greco Policleto, attivo tra il 460 e il 420 a.C. circa. È un'opera emblema conosciuta in tutto il mondo e che in un certo senso incarna l'idea stessa di classicità. Questa è una delle molte repliche, ma fra tutte la migliore pervenutaci. Questa è forse la copia più famosa giunta fino a noi della statua di culto dell'Artemide di Efeso, statua che fu replicata in ogni formato e materiale, perfino sulle monete. Si racconta che furono le Amazzoni a istituirne il culto. La caratteristica più evidente sono le varie file di mammelle, simbolo di fertilità. Questo affresco proviene da una casa di Pompei e ci dimostra come, oltre alla pittura aulica, nella città vesuviana ci fossero anche esempi di pittura popolare. La scena fissa il celebre episodio della rissa tra Nucerini e Pompeiani, scoppiata in occasione di alcuni giochi all'anfiteatro di Pompei. Le risse allo stadio hanno origine molto antica. Tra le molte sculture che facevano parte della sontuosa Villa dei Papiri, questa celebre statuetta è forse la più curiosa. Fino ad anni recenti pensate che è stata censurata per il tema raffigurato, ma dopo tutto l'erotismo è alleggerito dall'umorismo che cogliamo nel gioco di sguardi che si intrecciano tra la languida capra e il piccolo Pan, dio a cui piacevano frequentazioni caprine. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!